Sì, Tom? Mi hai detto che volevi parlarmi. Come posso risolverlo? Buongiorno, Insegnant. Sì, voglio chiederti una cosa. Sono sicuro che puoi aiutarmi. Voglio migliorare il mio italiano, ma non mi piace leggere libri o scrivere saggi. È noioso. Non preoccuparti. È molto comune. A molti studenti non piace scrivere e leggere in italiano. Ma deve esserci qualcosa che può funzionare per te. Cosa ti piace fare? Beh, adoro guardare i film. Posso guardare film tutto il giorno, se possibile. Allora questa è la risposta. Perché non impari l'inglese mentre guardi film o serie? Sì, ne ho già sentito parlare, ma davvero non so come farlo. È difficile. Non è difficile. Ti aiuterò. Ti dirò come imparare l'italiano con i film. Veramente? Sarebbe fantastico. Sì, grazie. Voglio sapere. Film e film offrono molto più del semplice intrattenimento. Guardare film in lingua straniera è un modo divertente e motivante per migliorare le competenze linguistiche. Mentre ti godi un film, puoi immergerti in un linguaggio autentico e vario, nel contesto visivo e in nuove espressioni che potresti non trovare in un libro di testo. Guardare film in italiano ti aiuterà a migliorare le tue capacità di ascolto. Di sicuro. Guardare film in italiano ti aiuterà a migliorare le tue capacità di ascolto, conversazione e vocabolario. Di sicuro. Ma va bene. Ora vedremo qual è il modo corretto per imparare l'italiano con i film. La prima cosa e secondo me il consiglio più importante è: go to Tevely. Non è necessario capire tutto. Se ti sforzi troppo, sarà un'esperienza frustrante studiare la lingua. Prova invece a cogliere le parole e i punti grammaticali che già conosci e quelli con cui non hai familiarità. Puoi mettere in pausa e riprodurre ogni volta che trovi qualcosa di interessante o se desideri verificare qualcosa. È più semplice e ti fa risparmiare tempo se hai entrambi i sottotitoli in italiano nella tua lingua madre. Poiché non tutti i film li hanno, puoi controllare le trascrizioni dei film. Cos'altro? Riguardare, ascoltare e seguire. Riguarda i tuoi film preferiti e riproduci le tue scene preferite. Più lo rivedi, più puoi concentrarti sul discorso perché sai già cosa sta succedendo in ogni scena. Invece di concentrarti su ciò che sta accadendo, puoi prestare maggiore attenzione a ciò che senti. Se non hai tempo per rivedere il film, ascolta l'audio del film. Come puoi farlo? Facile. Puoi estrarre l'audio dai film, salvarli come file MP3 e riprodurli mentre fai altre cose. Inoltre, imita il modo in cui gli attori dicono le battute ripetendole. Puoi guardare le trascrizioni mentre lo fai. So cosa stai pensando adesso, ma sì. Funziona veramente. Mi creda. Inoltre, puoi utilizzare i filmati per rafforzare ciò che hai imparato dalle lezioni sui libri di testo. Sai cosa? Puoi ricordare molte nuove parole e grammatica guardando i film.
Devi solo compilare le trascrizioni dei tuoi film preferiti in un unico documento. Per le nuove parole e la grammatica che incontri durante le lezioni. Nelle tue lezioni di italiano. Puoi prendere appunti e verificare quando e come sono stati utilizzati nelle diverse scene del film. Ripeti e recita le scene finché non riesci a recitarle e a comprenderle senza guardare la trascrizione o gli appunti. E quest'ultima parte è una cosa molto importante. Prendi appunti per sviluppare il vocabolario italiano. La televisione e il cinema forniscono ottimi esempi di uso della lingua italiana. Hanno automaticamente anche un contesto, che è il modo migliore per imparare e comprendere nuove parole e frasi. Per esempio, se la trama è ambientata in un ufficio, ascolterai espressioni che potrai annotare per espandere il tuo business in italiano. Allo stesso modo, se si tratta di un documentario sulle destinazioni turistiche, potrete sviluppare vocabolario italiano per descrivere i luoghi. Tuttavia, è necessario che ci sia un equilibrio. E ancora, Tom. Non è importante capire ogni parola. Puoi ancora migliorare le tue capacità di ascolto. Se ti concentri sull'acquisizione di una comprensione generale della storia, puoi sempre guardarla di nuovo per ulteriori informazioni. Puoi provare qualcosa. Guarda un programma televisivo o un film d'animazione. Sì, sono serio. Dalla mia esperienza, a volte può essere più facile capire i film d'animazione che guardare attori e attrici reali. Molti film d'animazione sono rivolti a un pubblico familiare, quindi la trama e il linguaggio sono probabilmente più semplice dello stile del linguaggio e del vocabolario utilizzati in un thriller o in un dramma complesso. Se vuoi rilassarti, allora un classico film d'animazione che conosci bene può essere un ottimo modo per trascorrere il tempo libero. Per alcuni film, potresti anche voler cantare insieme e semplicemente lasciarlo andare. Oh, ho menzionato qualcosa di veramente importante. Prima di dimenticare. Guarda i film che hai già visto in precedenza nella tua lingua madre. Naturalmente questa volta li guarderete in italiano. In questo modo avrai un'idea del film. O anche, puoi sapere cosa dicono perché ricordi alcuni dialoghi. Cos'altro? Oh, certo. Evita i film con dialoghi difficili. Almeno all'inizio. Anche se dovresti essere sempre pronto alla sfida, sfidando te stesso con dialoghi difficili. Non è il modo migliore per aumentare la tua sicurezza e la tua comprensione dell'italiano. Sul serio. Lo scopo di guardare un film in italiano dovrebbe essere sempre quello di migliorare. Sai? Se un film ti fa sentire peggio riguardo alla tua conoscenza della lingua italiana, allora il film dovrebbe essere evitato. Ricorda, i madrelingua italiani a volte infrangono le regole grammaticali. Se il dialogo consiste in gergo regionale e accenti forti, quindi impararlo a usarlo in un contesto inglese generale non ti gioverà. È una buona idea evitare film con dialoghi difficili perché devi rafforzare la tua sicurezza.
Imposta sempre il film che scegli in base alle tue abilità linguistiche e stabilisci obiettivi realizzabili. Oh, questo è un suggerimento che ha funzionato davvero per me. Guarda con qualcuno. Perché non sederti e guardare un bel film con il tuo amico o compagno di classe? È un'ottima idea darti un argomento di discussione una volta finito il film. Puoi creare un cineforum e guardare film, di cui potrai parlare con i tuoi amici in seguito. Puoi anche condividere le parole e le frasi che pensavi fossero importanti e raccogliene alcuni dai tuoi amici che potresti aver perso. Puoi fare tutte queste cose e anche di più. Vorrei che potessimo avere più tempo per spiegare. Ma è ancora presto, professore. Per favore, tutti questi consigli sono fantastici, ma voglio anche sapere quali film guardare. Ho una lista di film consigliati per imparare l'italiano. Magari la prossima volta. Oppure posso anche dirti come imparare l'italiano con le canzoni. Musica. Anche questo è molto interessante. Mi piacerebbe, ma lascia che siano i nostri iscritti a decidere quale argomento desiderano per il prossimo video.